Bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi, benvenuti, io sono Elisa e come ogni lunedì anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime. Vi ricordo inoltre che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare, diffondere consapevolezza, ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie. Dunque questa amici è la parte 2 dell'episodio della scorsa settimana, la parte 2 della setta del college Sarah Lawrence, quindi se non avete visto la prima parte vi consiglio di guardarla perché oggi riprenderemo esattamente da dove ci siamo lasciati, ma non prima di parlarvi dello sponsor di questo video, A-Rap. La primavera è ormai arrivata e anche qui alle Canarie, dopo un marzo letteralmente da dimenticare, ho ritrovato quel cielo blu che mi mancava moltissimo. Con la primavera succede questo, c'è più sole, più movimento, meno automobile e più spostamenti a piedi e così senza neanche accorgertene il tuo corpo ricomincia a perdere più liquidi e spesso bevi meno di quanto ti serva davvero. Non so voi, ma a volte io arrivo alla sera e mi rendo conto di aver bevuto tipo un bicchiere d'acqua e basta. Infatti, come sapete, ormai già da un po' di tempo mi porto sempre con me A-Rap che mi aiuta veramente a tenermi idratata. Se non la conoscete ancora, A-Rap è la borraccia che aggiunge sapore all'acqua attraverso l'olfatto retronasale. Praticamente il profumo passa dalla bocca al naso mentre si beve e il cervello praticamente crea il sapore. E sì, lo so, non ha senso finché non lo provi. Da qualche settimana, tra l'altro, sono usciti i nuovi colori delle borracce e i nuovi pod al gusto Lollipop e Pink Lemonade. Il Pink Lemonade è fruttato, agrumato, leggermente dolce ma super rinfrescante. Se volete provarli anche voi, trovate come sempre il link sotto nella descrizione del video e con il codice ElisaSpring avrete il 10% di sconto su tutto fino al 30 aprile. Grazie A-Rap, ma soprattutto amici, grazie a voi per il supporto al canale. E ora torniamo alla storia di oggi. Eravamo rimasti a Larry che con una dinamica lenta ma sempre più invasiva ha preso il controllo totale su questi ragazzi, convincendoli a mettere nelle sue mani tutto. La loro vita, i loro ricordi, le loro decisioni, la loro vita sessuale. Very clear, Claudia. I can't help you if you want now. I'll flip this thing over by myself. Since I'm having new experiences in my 21st year. Okay. Attraverso lunghe e sfiancanti sedute li convince a confessare svariate verità relative a cose negative che avrebbero fatto, tendenzialmente sempre contro di lui e per cui ora devono pagare, devono rimediare dando a lui dei soldi. You better talk to whoever you gotta talk to, and you then just pay me for what you damaged. Il tutto convincendoli del fatto che questa cosa faccia parte di un percorso che li porterà alla guarigione, alla libertà più totale. Remember what did I always say to you? What do I always say to you? You're always right. That's right. È ironico perché in ogni dinamica tossica, che sia una setta, che sia una relazione, succede sempre la stessa cosa, se ci pensate. Il carnefice ti dà il veleno e poi ti offre anche l'antidoto. Ti distrugge, ti lascia per terra, più o meno figurativamente, e poi è lui quello che ti tende la mano, che ti aiuta a rialzarti, che ti fa sentire meglio, ti fa credere di essere la soluzione ai tuoi problemi, quando in realtà è lui il problema, ma tu a quel punto sei talmente confuso, talmente stordito, che non riesci a vederlo, non riesci a vedere che appunto è lui il tuo problema. Now, you and I are fighting it out tonight. Okay. Man to man. And I'm telling you, listen to me. Yeah. Listen to me. Next thing's gonna be out is your dick and balls. Easy, shut the video. Comunque siamo nel 2011, alla fine dell'estate del 2011 e a questo punto succede qualcosa di molto molto strano. Claudia invia una lunga email al preside del college Sarah Lawrence. L'oggetto di questa mail è la verità e in copia ci sono tantissimi studenti, tutti quelli che Claudia conosce, quelli che vivevano nella casa, nel campus, e in copia c'è anche Larry in questa mail. Nella mail lei scrive:
ammette di aver detto delle cose negative su Larry in passato, di aver espresso preoccupazioni nei suoi riguardi, di averlo considerato un uomo cattivo, pericoloso, manipolatore. Non ci vedo nulla di sbagliato, ma lei scrive che dopo aver passato tutta l'estate con lui, ora vuole ritrattare tutto e prendersi la responsabilità di quello che ha detto, vuole chiedere scusa. Scrive di essere stata egoista nel pensare male di lui, ma soprattutto scrive una cosa, scrive che ad un certo punto era stata contattata da Teresa, la ex moglie di Larry, nonché madre d'Italia, e che sia stata lei a circuirla e a convincerla a divulgare queste false informazioni su Larry per sabotarlo, per infangare la sua reputazione. Claudia quindi si scusa per aver creduto a Teresa e scrive che la verità è che Larry è un uomo fantastico, un uomo che le ha salvato la vita. Scrive proprio che l'unico motivo per cui lei oggi è ancora viva è Larry. I just want to be crystal clear on one point because it's very personally important for me to be clear on this point. Larry Ray is the only reason I am alive. Ora, questa mail è molto strana per tanti motivi. Cioè, quale studente manderebbe una mail del genere al preside della propria scuola e a tutti i propri amici? Nessuno, penso. Ma a prescindere, questa mail è strana proprio per Claudia in particolare, cioè non è qualcosa che lei farebbe. L'amministrazione del college comunque non fa nulla. In tutta questa storia, tra l'altro, non fa assolutamente nulla, non si interessa alla questione. Ma uno degli amici di Claudia, o dovremmo dire degli ex amici, invece sì. Questo ragazzo si chiama Gabe ed è uno dei ragazzi che viveva con loro nella casa nel campus all'inizio, quindi lui ha conosciuto Larry ma non si è mai avvicinato troppo a lui. Questo Gabe le telefona a Claudia per chiederle se stia bene, se abbia bisogno di aiuto, ma lei si mostra molto evasiva con lui e ribadisce nella chiamata che Larry Ray è l'unico motivo per cui lei è ancora viva. Larry Ray is the only reason I am alive. Dopo l'estate, sia Claudia che Daniel vanno a studiare all'estero per un periodo e questa cosa è davvero assurda per me, perché la cosa migliore che possa succedere quando ci si ritrova in una dinamica settaria è proprio questa, quella di allontanarsi fisicamente, mentalmente. Loro vanno a studiare in Inghilterra, quindi lontanissimi da lì, in una scuola nuova, in un contesto nuovo. Eppure il controllo di Larry è così forte che neanche tutta quella distanza riesce a farli rinsavire. Larry si tiene in contatto con loro costantemente, conducendo le loro riunioni abituali, le loro sedute su Skype. I due passano le vacanze invernali, quindi di Natale, a New York nell'appartamento di Larry e quando il periodo di studi in Inghilterra finisce, l'estate dopo, tornano a vivere lì, nell'appartamento, insieme a Larry. E l'equilibrio poi sarà sempre lo stesso. I ragazzi vanno a lezione al Sarah Lawrence College, ma sempre mantenendo le distanze da tutti gli altri studenti, e poi tornano nell'appartamento. Qui si occupano sempre di quei pesanti lavori di ristrutturazione che Larry li obbliga a fare, che sembrano più dei lavori forzati, e il poco tempo che rimane lo passano a fare tutte quelle svariate sessioni di confessione con Larry. I ragazzi praticamente non mangiano e non dormono mai, o comunque pochissimo, anche perché Larry fa prendere a tutti dosi sconsiderate di Adderall. L'Adderall è un farmaco stimolante usato principalmente per trattare l'ADHD, cioè il disturbo da deficit dell'attenzione e dell'iperattività. È composto da una combinazione di sali di anfetamina, quindi agisce direttamente sul sistema nervoso centrale. In pratica aumenta i livelli di alcuni neurotrasmettitori come dopamina e noradrenalina, che sono legati alla concentrazione, alla motivazione e appunto alla capacità di mantenere l'attenzione. Per una persona con ADHD quindi può avere un effetto, diciamo, normalizzante, cioè aiuta a organizzare i pensieri, a restare focalizzati e a gestire meglio le attività quotidiane, ma essendo uno stimolante
può avere effetti molto diversi se usato senza necessità medica. Può portare a una sensazione di euforia, di energia, ma anche di ansia, di agitazione, insonnia, e a lungo periodo può creare una forte dipendenza. Ora, noi non sappiamo per certo se Larry avesse l'ADHD oppure no, e mi viene da dire però che poco importa, perché tanto le dosi che lui prende di Adderall e si sospetta anche di altre sostanze sono comunque smisurate per qualsiasi soggetto con ADHD. Larry infatti non dorme praticamente mai e costringe gli altri a dormire solo quando dorme lui, quindi mai, e anche a mangiare quando mangia lui. E l'Adderall comunque è a base di anfetamine, come vi ho detto prima, e uno degli effetti, dei possibili effetti collaterali delle anfetamine può essere proprio la perdita di appetito, quindi anche lì Larry non mangia praticamente mai e di conseguenza i ragazzi non possono mangiare praticamente mai. E per assicurarsi che rimangano costantemente affamati, Larry addirittura arriverà a mettere una grossa catena con un lucchetto al frigorifero. E se avete visto tutti gli altri episodi sulle varie sette che ho trattato negli anni, già lo sapete. Il mantenere gli adepti particolarmente stanchi e affamati è una cosa molto comune nei leader carismatici, per il semplice motivo che una persona stremata che non dorme e che ha fame è molto più controllabile, la sua mente è molto meno lucida, più malleabile, perché gli manca letteralmente la benzina per poter funzionare. E sono sicura che vi starete chiedendo: ma i genitori di questi ragazzi non fanno niente? Purtroppo amici, prima di tutto stiamo parlando di ragazzi maggiorenni, hanno tutti 20, 21, 22 anni, quindi legalmente possono fare quello che vogliono. Se non vogliono mai più rivolgere la parola ai propri genitori, possono farlo. Alcuni dei genitori segnalano la situazione alle autorità spiegando di essere convinti che i figli siano finiti in una setta, ma quello che si sentono rispondere è appunto questo: essendo maggiorenni possono fare quello che vogliono. E ricordate, loro neanche sanno, queste famiglie neanche sanno davvero che cosa succede tra quelle mura, sanno solo che i figli sono completamente cambiati, sanno che c'è qualcosa di disturbante nelle loro vite, ma non sanno di cosa si tratti esattamente. E i ragazzi giocano molto oltretutto sulla loro preoccupazione, cioè un po', diciamo, li ricattano dicendo loro che se non dovessero appoggiare la loro decisione di stare vicini a Larry, allora loro smetteranno completamente di comunicare con loro. La madre di Claudia, per esempio, cerca ripetutamente di convincere la figlia che Larry non sia una brava persona, ma senza riuscirci, perché Larry fa di tutto per mettere i ragazzi contro i propri genitori. Una sera, ad esempio, Claudia si presenta nell'appartamento dei genitori insieme a Larry. Dovete sapere che la madre di Claudia, prima di avere lei, era rimasta incinta di un'altra bambina, che purtroppo però era nata senza vita. E poi poco tempo dopo era rimasta di nuovo incinta appunto di Claudia, che era stata, immaginate, la gioia della sua vita. Ecco, quella sera Claudia va da sua madre insieme a Larry e lui le dice alla madre di Claudia che deve essere stato difficile amare Claudia dopo quella terribile perdita, insinuando quindi che lei non abbia mai amato Claudia per colpa di quel brutto lutto che aveva appena subito. La madre lo guarda con gli occhi sgranati e gli dice: ma cosa stai dicendo? Claudia, quando è nata, è stata la mia gioia più grande, era tutto per me. Ma Larry, con le sue abilità, riesce a rigirarla e a rigirarla fino a quando la madre di Claudia non è scoppiata a piangere, con Claudia lì davanti, ma chiaramente dalla parte di Larry, che continuava a ripeterle a sua madre che non era vero, che lei non l'aveva mai amata e che lei adesso capiva perché capiva che non l'aveva mai amata per colpa di quella figlia morta. Nel frattempo, nell'appartamento le cose degenerano ancora di più e le punizioni nei confronti dei ragazzi, sapete, quando i ragazzi non sono in grado di dire la verità
a Larry diventano delle vere e proprie torture, non sono neanche più punizioni. Daniel, per esempio, subisce qualcosa di atroce durante il suo ultimo anno di college. Praticamente in questa circostanza Larry lo accusa di diverse cose, di tante cose lo accusa, tra cui di aver danneggiato il forno e non soddisfatto delle risposte di Daniel lo fa inginocchiare e con un coltello in mano minaccia di smembrarlo. Poi prende dei pezzi di stagnola, li appallottola creando delle piccole palline e li avvolge in un lungo rotolo di pellicola trasparente, creando una specie di garrota fatta in casa. La garrota era uno strumento che si usava in Spagna per strangolare i condannati durante le esecuzioni, uno strumento di tortura, insomma. Ecco, per punire Daniel, Larry gli ordina di avvolgersi questo strumento attorno ai genitali. Ovviamente sempre tutto davanti agli altri ragazzi del gruppo, e gli ordina di stringere così da bloccare la circolazione nella zona e facendo sì che la stagnola si conficcasse nella pelle. In un'altra occasione Daniel confessa a Larry di sentirsi ancora incerto riguardo alla propria sessualità, al che Larry lo obbliga, sempre davanti agli altri, ad indossare un vestito da donna, un vestito di Isabella, e a scendere vestito così nell'androne del palazzo per ritirare la posta. E quando torna in casa, Larry gli porge un dildo e lo costringe a fare cose come a leccarlo e a usarlo su se stesso, sempre di fronte agli altri ragazzi che ridono di lui insieme a Larry, mentre Daniel è costretto a eseguire gli ordini e lo fa spaventato e in lacrime. Questo per Daniel fortunatamente è il punto di non ritorno, perché finalmente la mattina dopo questo episodio si fa coraggio e abbandona l'appartamento per sempre. Daniel se ne va, compiendo un atto che per noi veramente sembra così semplice, anzi sicuramente vi starete chiedendo perché non l'hai fatto prima, ma a lui il solo pensiero di allontanarsi da quell'ambiente lo terrorizzava enormemente, però lo fa, trova un'altra sistemazione nel campus, trova 2 lavori che lo impegnino il più possibile e ogni volta che riceve una chiamata da Larry non risponde. Larry dopo un po' mollerà il colpo e racconterà agli altri ragazzi che Daniel semplicemente si è arreso, che lui è un debole, lui ha fallito. I took my stuff and had no plans to come back ever to that apartment. Daniel fuori dalla setta si ritrova da solo, isolato, ha paura di tornare dai suoi genitori e ha un enorme trauma da affrontare. Non riesce a parlarne con nessuno, non denuncia la cosa, ma perlomeno adesso è libero. Inutile dire che le violenze all'interno della casa continuano. Larry abusa regolarmente anche di Santos, facendo cose come stringergli il collo così forte da fargli perdere i sensi, per poi deriderlo e chiedergli se lo avesse avvolto l'oscurità quando poi si svegliava da questo svenimento, letteralmente. Santos, why did you do this thing? I didn't want to do anything. E a questo punto della storia devo parlarvi di 2 nuovi personaggi che entrano nella setta. Sono le 2 sorelle di Santos, ve le ho accennate nella prima parte, Yalitza e Felicia. Ovviamente vengono presentate a Larry da Santos quando è ancora nella fase di idolatria nei suoi confronti e insomma nel periodo in cui ancora pensa davvero che Larry possa essere una presenza positiva per le sorelle. Larry's offered sense of like community for me and my friends because Larry was helping all of us. That made me think like, hey, I want him to talk to my sister Yalitza too. She just seems sad. Appunto l'ho accennato nella prima parte, ma ve lo ripeto. Yalitza studia alla Columbia e Felicia, che è la sorella maggiore, è laureata ad Harvard in medicina
e sta facendo un master alla Columbia. Tra l'altro è entrata ad Harvard con una borsa di studio completa venendo da un liceo del Bronx, una cosa veramente lodevole, cioè per dirvi che non stiamo parlando di due sprovvedute. Poi io sono la prima a pensare che un titolo di studio non ti rende automaticamente intelligente, ma allo stesso tempo una persona che eccelle negli studi in due delle università migliori e più difficili al mondo, insomma, penso siamo d'accordo che sia una persona comunque brillante, no? E vi dirò di più. Felicia a questo punto ha appena iniziato la specializzazione in psichiatria a Los Angeles. Lei studia psichiatria. Chi meglio di lei dovrebbe essere consapevole e quindi immune alle dinamiche che stanno distruggendo la vita di suo fratello e dei suoi amici. Eppure, sia Yalitza sia Felicia ci finiscono dentro con tutte le scarpe. Anzi, alla prima cena che fanno tutti insieme quando conoscono per la prima volta Larry, Felicia dice di essersi innamorata a prima vista di lui. Hello, it's my birthday today, and look, these are the flowers that I got today from Honey Bunny Man. They say all my love forever. Hello? Hi, honey. How's my Felicia? I'm good. Okay. Good. You love me very much? I love you very much. You're my honey. I due infatti da subito instaurano un rapporto, romantico, un rapporto romantico, che è motivo di gelosia per Isabella, perché Larry e Isabella avevano rapporti, vi ricordate? E lei aveva sempre dormito nella sua stanza. Isabella, I love you. I care a great deal about you. Yeah? Yeah, I'm proud of you, Isabella. You did good. Quindi diciamo che Isabella era la sua preferita, se possiamo dire così. What do you want to talk about? Whatever you want. When can you finally tell people about our relationship? We don't have one, so nothing to tell. Il loro rapporto è ovviamente disturbato e disturbante perché sembrano un po' padre e figlia e un po' amanti, no? Lui comunque si riferisce a lei, a Isabella, ma anche a Felicia, chiamandole mia moglie, cioè loro sono le sue due mogli. Comunque Felicia a questo punto non vive con loro nell'appartamento perché, come vi dicevo, lei è ancora in California per il suo master, ma Larry le telefona più e più volte al giorno e la convince pian piano che sta vivendo un grande pericolo, cioè Felicia sta vivendo un grande pericolo. La convince che delle persone stanno cercando di ucciderla e questo perché i suoi genitori sono in combutta con un certo Bernie Kerik, che da sempre vuole Larry morto. Ma per capire chi sia Bernie Kerik, dobbiamo parlare di chi sia davvero Larry Ray. Qual è la sua vera storia? Thank you, everybody, for being here. Who for nearly a decade exploited and abused young women and men. Anything I say, I have documents to support. Larry Ray nasce Lawrence Greco, tra l'altro mi fa ridere che questa è la setta del college Sarah Lawrence e lui si chiama Lawrence, però è solo una coincidenza. Comunque Larry nasce a Brooklyn nel 1959 e sulla sua infanzia non si sa molto, non si sa niente in realtà, si sa solamente quello che lui stesso racconterà. Ovviamente non possiamo sapere se sia la verità o meno, dato che per Larry abbiamo capito che il concetto di verità è un po' particolare. Lui racconta di aver avuto un'infanzia normale, la definisce così. Allo stesso tempo però sostiene di essere stato vittima di abusi sessuali da parte di suo nonno paterno, ma è restio a parlarne, minimizza molto questi abusi, definendoli degli episodi brevi e senza nessuna conseguenza, nel senso che lui dice proprio che non hanno avuto assolutamente nessun impatto sulla sua vita, nessuno. È una roba così, una roba irrilevante che gli è successa e a cui lui non pensa mai, perché sarebbe solo una distrazione. There was some abuse, but it was short-lived. What impact do you think that had on you? It did. You never thought about your grandfather sexually abusing you?
It was an incidental issue. And I don't really want to talk about it because it's a distraction from what we're doing. It's meaningless. It has no impact. You asked me if it had impact on me. I told you no. It doesn't. Were you ever able to tell anyone? That age, you really don't know that what you don't know it's wrong. You know what I'm saying? Pare che anche sua nonna materna lo abbia maltrattato sia fisicamente che psicologicamente e che la madre, sua madre, di Larry, alle prese con problemi di salute mentale, lo spostasse continuamente da una casa all'altra tra Brooklyn e il New Jersey. Larry racconta che dormiva per terra e che si sentiva un emarginato e che la nonna gli ripeteva spesso che lui era quello che aveva rovinato la vita di sua madre. Where would you sleep? On the floor. In other words, I was like, sort of outcast because mother's mother would tell me you're the one that ruined your mother's life. Al contrario di suo fratello Carl, perché lui ha un fratello che invece veniva trattato bene. Lui era un bravo figlio, era un bravo bambino, mentre invece Larry veniva additato come la rovina. Parlando della scuola, Larry racconta che si sentiva diverso dagli altri e fa riferimento all'ADHD, che però nessuno gli aveva riconosciuto, nessuno gli ha mai diagnosticato, quindi torniamo anche all'Adderall. Però non è chiaro se da un certo punto in poi lui lo abbia iniziato ad assumere, questo Adderall, per automedicarsi, anche perché purtroppo negli Stati Uniti spesso si abusa di Adderall senza un reale motivo, o non sappiamo se nel tempo effettivamente abbiano diagnosticato la ADHD a Larry, magari in età adulta. I think it really hit me in high school, except back then nobody really noticed it was ADHD. Nonostante le difficoltà, comunque Larry riesce a diplomarsi alle superiori, ma non completa il college e successivamente si arruola nell'Air Force, ma la sua esperienza dura appena 19 giorni. Viene infatti subito congedato a causa di un problema all'udito che non era stato rilevato durante la visita iniziale. Because I had a high frequency hearing loss and they didn't pick it up when I went for the initial physical, and I wanted to actually be a pilot. And when they gave me another physical, they said that I shouldn't even been allowed in because of my high frequency hearing loss. Questo però è quello che racconta lui, ma per onor di cronaca devo dire che fonti giornalistiche invece sostengono che sia stato congedato con disonore. Non si sa però per che cosa. Poi Larry sposa la sua fidanzata del liceo, Teresa, e con lei ha 2 figlie, Talia e la sorellina minore, Ava. E a questo punto non si capisce bene che cavolo di lavoro faccia Larry, ma per qualche motivo ha uno stipendio molto elevato e per gran parte della sua vita frequenta effettivamente politici, alti ufficiali militari e importanti imprenditori. E come avrete capito, Larry dice tante bugie, ma non è così semplice, cioè lui non è che si inventa le cose di sana pianta, no? Nelle sue storie c'è sempre un fondo di verità, rendendo impossibile capire se stia mentendo oppure no. Che abbia conoscenze importanti, per esempio, è vero, perché secondo alcune persone che lo conoscono e che erano presenti al suo matrimonio con Teresa, al ricevimento c'erano effettivamente diverse personalità di spessore, se così si possono definire. Come si definisce il boss mafioso della famiglia genovese? Non lo so. Vabbè, però lui c'era e a New York era effettivamente una persona molto potente e influente. I'm just proud that Larry's my friend. I'm proud to be his friend, and we look forward to doing this again in another 10 years for our 50th. Yay! Chi conosce Larry lo descrive come un camaleonte, uno in grado di fingersi ciò che vuole, ciò di cui ha bisogno, di raccontare qualsiasi cosa per ottenere ciò a cui aspira. Per esempio, all'inizio degli anni '80 Larry trova lavoro nell'ambito finanziario a Wall Street senza neanche avere una laurea e diventa consulente nel settore delle assicurazioni, dell'edilizia, della finanza e persino del gioco d'azzardo, quindi probabilmente è così che aveva tutti quei soldi, non si capisce.
All'inizio degli anni 90 poi fonda una società di intermediazione assicurativa specializzata in polizze commerciali, in particolare per progetti edilizi. Ed è così che entra in affari con Joseph Polito, che sarebbe un noto esponente della criminalità organizzata e affiliato alla famiglia Gambino, una delle storiche organizzazioni criminali italo-americane che per decenni hanno dominato la scena mafiosa di New York. Praticamente Larry cosa fa? Aiuta la società di Polito ad ottenere la copertura assicurativa per un progetto e quindi di fatto lui entra in affari con la criminalità organizzata. A detta sua poi sarebbe anche diventato socio di un famosissimo ristorante italiano dove organizzava raccolte fondi per politici importanti, tra cui anche una per Patrick Kennedy nel 93. Con il suo modo di fare molto carismatico, insomma, Larry conquista sempre di più il benestare di funzionari governativi, politici di alto livello, nonché ufficiali dei Marine. E come vi dicevo nella prima parte, Larry sostiene di aver fatto parte dei Marines, cioè quella dei Marines fa quasi parte della sua identità, di tutta la sua personalità, cioè tutta la sua personalità è costruita intorno a questa cosa. Ma secondo i documenti ufficiali, il servizio militare di Larry si limita solamente a quei 19 giorni nell'aeronautica, nell'81, cioè non c'è traccia del fatto che lui sia effettivamente stato nei Marines. Eppure lui frequenta numerosi esponenti di spicco dei Marines, tra cui il generale Charles Pittman e l'ex comandante James L. Jones. E a detta di Larry, nel corso della sua carriera, avrebbe pianificato con questo Charles Pittman un'operazione per catturare ed estradare Assata Shakur, che sarebbe un attivista e terrorista statunitense, membro dei Black Panther da Cuba. Ha aiutato a estradarlo da Cuba. E sempre a detta sua, nei primi anni 90 avrebbe addirittura collaborato con la CIA e nel 99 sarebbe stato inviato dai funzionari della NATO a Mosca per fermare una campagna di bombardamenti in Kosovo. E come vi dicevo all'inizio di queste storie ci sono comunque delle prove, cioè sembrano cose inventate di sana pianta, ma di questa storia in particolare, per esempio, del fatto che sia stato mandato dalla NATO in Kosovo, Larry conserva ancora una lettera scritta su carta intestata della NATO che contiene proprio dei ringraziamenti per il suo sforzo nel garantire una buona comunicazione e comprensione reciproca con la leadership russa. La testata The Cut successivamente svolgerà un'inchiesta su tutta questa storia. Contatterà la persona che ha firmato questa lettera, il funzionario NATO che ha firmato questa lettera, che si chiama Chris Donnelly, che effettivamente, amici, conferma di conoscere Larry e conferma che lui era davvero ben inserito nell'ambiente, ma dice che tutto quello che aveva fatto per loro era stato fare qualche chiamata diplomatica e basta, come avevano fatto molti altri in quel periodo. E tutti quelli che hanno svolto questo compito per loro avevano ricevuto la stessa lettera. Come vi dicevo prima, amici, le storie di Larry hanno sempre un fondo di verità, in mezzo a tante bugie però. Ma tra tutte le relazioni di Larry con persone potenti, una si rivela particolarmente importante nella nostra storia. L'incontro nel 1995 con un giovane detective della polizia di New York di nome Bernard, detto Bernie, Kerik, che al tempo era l'autista della scorta di quello che in quei tempi era il sindaco di New York, Rudy Giuliani. I due diventano amici e Kerik è estremamente affascinato dal carisma di Larry. Tra i due c'è anche molto affetto, pensate che addirittura Larry sarà il testimone di nozze di Kerik. Durante un viaggio in Russia poi Larry fa amicizia con Pavel Palachenko, che sarebbe lo storico interprete di Gorbaciov, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica. E così Larry, come solo lui sa fare, vede il potenziale e lo trasforma in un'opportunità. Nel 1997 lui e i suoi collaboratori ospitano Gorbaciov durante una visita a New York e come favore a Kerik
Larry fa incontrare Gorbaciov con Giuliani. Le fotografie di loro due insieme finiscono su tutti i giornali nazionali e un mese dopo Giuliani nomina Kerik direttore delle indagini della divisione investigativa del Dipartimento di Correzione di New York. Quindi Kerik ha avuto questa promozione praticamente grazie a Larry. Insomma, Larry è uno sgamato che si muove nelle zone di potere con audacia e maestria, chiaramente sempre per un proprio tornaconto, anche perché Kerik, in cambio di questo favore, introduce Larry a diversi contatti nelle forze dell'ordine, tra cui un agente dell'FBI di nome Gary Hoover, credo si pronunci, a cui Larry un giorno dice: «Caro Gary Hoover, io ti posso aiutare». Larry dice all'agente dell'FBI di potergli rivelare molte informazioni sulla criminalità organizzata, perché sapete lui ha tantissimi contatti nella criminalità organizzata. Larry quindi diventa un informatore per l'FBI. Pare però che Larry fosse un informatore particolarmente inaffidabile. Cioè lui aveva promesso grandi cose, grandi informazioni, ma poi alla fine sembrava non portare mai nulla, o meglio poco. Cioè qualche informazione l'ha portata, però diciamo che sembrava portare il minimo indispensabile per non destare sospetti. Infatti le autorità scopriranno che in realtà Larry stava usando il ruolo da informatore solo come copertura per le sue attività fraudolente legate alla criminalità organizzata. Nel marzo del 2000, infatti, i procuratori federali di Brooklyn incriminano 19 persone per frode sui titoli assicurativi. 19 persone, tra cui Larry. L'accusa sostiene che abbia negoziato una tangente da $100.000 per conto di Eddie Garafola, uno dei capi della famiglia mafiosa Gambino. Quando Larry capisce che la condanna è praticamente certa, si rivolge al suo amico Bernie Kerik, che nel frattempo tra l'altro ha fatto ancora carriera, è diventato commissario della polizia di New York, e Larry chiede a Kerik di aiutarlo, chiede di chiamare l'FBI, di convincerli ad accantonare tutta questa indagine contro di lui, ma Kerik ovviamente gli dice che non può farlo, cioè non funziona così. Nel 2003 quindi Larry si dichiara colpevole e riceve una condanna a 5 anni di libertà vigilata, e il giudice tra l'altro lo accusa di aver manipolato l'intero tribunale e lo avverte che qualsiasi violazione della libertà vigilata sarà punita molto severamente. E da quel momento in poi ovviamente il rapporto di Larry con Kerik cambia. Kerik si è rifiutato di aiutare Larry, di fargli un favore, e lui non prende bene questa cosa, ma quello che all'inizio sembra solo del risentimento, nel tempo, amici, si trasforma in qualcosa di molto più profondo. Larry sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti di Kerik. La carriera di Kerik comunque va avanti e accelera in maniera pazzesca. Dopo l'11 settembre diventa una figura pubblica di rilievo, appare spesso in televisione, lavora come consulente in Iraq e pensate che persino il carcere di Manhattan prenderà il suo nome. Come se non bastasse, nel dicembre del 2004 il presidente Bush lo sceglie come segretario della sicurezza interna, ma Kerik inaspettatamente ritira la sua candidatura per questo ruolo solo pochi giorni dopo, per via, lui dice, di controversie passate legate all'assunzione di una tata senza documenti. Cioè lui dice pubblicamente di aver assunto in passato una tata senza metterla in regola e quindi per correttezza si dimette dall'incarico. Ma con un tempismo a dir poco sospetto, solo 2 giorni dopo questa cosa, il Daily News pubblica un'inchiesta che mette sotto esame il rapporto di Kerik con Larry ed emergono cose non proprio limpide. Emergono regali costosissimi tra i due, il fatto che l'intero matrimonio di Kerik sia stato pagato da Ray. Insomma, emerge che Kerik fosse uno un pochettino corrotto e tutto questo crea uno scandalo e l'immagine pubblica di Kerik ne risente particolarmente. Former New York City Police Commissioner Bernard Kerik has been indicted on charges of lying. Ma chi è la fonte di questa inchiesta del Daily News? Ma Larry, ovviamente, che sta solo cominciando a mettere in atto la sua vendetta. Kerik, infatti,
Nella sua testa è il suo nemico numero 1, è la sua fissazione, la sua ossessione. E senza dubbio Larry ottiene la sua vendetta perché Kerrick viene umiliato pubblicamente e, così come era salito ai vertici della sua carriera, cade altrettanto velocemente. Il suo nome viene rimosso dal carcere di Manhattan e si ritrova coinvolto in indagini a livello cittadino, statale e federale. Alla fine del 2009 si dichiara colpevole di reati fiscali e false dichiarazioni e sconterà addirittura 3 anni di carcere. Ma anche la vita di Larry nel frattempo va in frantumi. E c'è un motivo preciso, la sua ossessione per Kerrick, perché ad un certo punto Larry inizia a vedere Kerrick ovunque. Qualsiasi cosa gli capiti, in un modo o nell'altro, per lui è colpa sua. Nel 2004 la moglie di Larry, Teresa, avvia le pratiche di divorzio e chiede l'affido esclusivo delle 2 figlie, Talia e la sorella. Ma pochi mesi dopo, come vi avevo accennato nella prima parte, vi ricordate, Teresa chiama la polizia sostenendo di essere stata aggredita da Larry. Ma se vi ricordate, quando la polizia era arrivata a casa loro, Larry e anche Talia avevano accusato Teresa di essere violenta, tanto che le figlie erano poi state affidate a Larry. Nei mesi successivi, il Dipartimento di Polizia riceve diverse segnalazioni anonime, tutte contro Teresa, nelle quali viene accusata di cose atroci, di violenze fisiche, sessuali. E se vi ricordate, successivamente Larry aveva anche aperto quei blog, più svariati siti web, contenenti tutta una serie di lettere scritte a mano da Talia, in cui lei descriveva proprio tutti gli abusi di sua madre. Riascoltando questa parte ora però, riusciamo a vedere le cose sotto una luce un po' diversa, perché ora sappiamo quanto Larry sia abile nel manipolare le menti delle persone, quanto sia capace di creare ricordi che in realtà non esistono e soprattutto conosciamo questa sua ossessione per il far scrivere alle persone queste lettere, queste confessioni. Lui ci tiene a lasciare una traccia scritta. E quindi diventa difficile non pensare che questo sia lo stesso schema che aveva già utilizzato anni prima con sua figlia Talia. Infatti, quando si aprono le indagini, le autorità stabiliscono presto che tutte queste accuse contro Teresa sono completamente infondate. Non era vero niente, la donna non era mai stata violenta. Viene ordinata anche una perizia psichiatrica su Larry, ma sapete che cosa concludono gli specialisti? Vi leggo le testuali parole dell'inchiesta di The Cut. Una valutazione psicologica dei membri della famiglia, commissionata dagli avvocati di Teresa e presentata in tribunale, descrive Larry come letteralmente impossibile da valutare, perché è in grado di manipolare e controllare quasi ogni situazione in cui si trova, inclusa un'intervista psicologica con un esperto forense, indipendentemente dall'esperienza di quest'ultimo. Il signor Ray è molto abile in quello che fa. Cioè, capite? Addirittura Larry sarebbe impossibile da periziare perché è troppo abile nel manipolare. Secondo le conclusioni del rapporto, infatti, Larry avrebbe manipolato anche sua figlia Talia, inducendola a formulare accuse di abusi nei confronti di sua madre, che però non seguono alcun modello riconoscibile mai osservato da questo esaminatore che valuta famiglie da oltre 20 anni. Queste sono le testuali parole dell'inchiesta. L'esperto stabilisce inoltre che né Talia né la sorella più piccola erano mai state vittime di abusi fisici o sessuali e definisce le accuse mosse da Larry e Talia contro Teresa come costruite a tavolino. E quando l'esaminatore ha chiesto anche alla sorellina di 4 anni d'Italia se la madre le facesse del male, lei è scoppiata a ridere e ha risposto: questo è quello che papà mi dice di dire. I am going to get my children. I am going to get the right thing done no matter what happens. Nel 2005 però Larry si rifiuta di consegnare le figlie ad un parente di Teresa per il giorno del ringraziamento e per questo viene arrestato e incriminato per interferenza con l'affidamento dei minori. Lui si dichiarerà colpevole di queste accuse e sconterà per questo 6 mesi di carcere per poi tornare in libertà vigilata. Ma Talia in tutto ciò è talmente
brainwashata da suo padre, che piuttosto che tornare a vivere con sua madre sceglie di andare a stare in una comunità per minori. Larry intanto scivola sempre di più nell'ossessione. Lui infatti ha una teoria. Lui è convinto che tutto quello che gli sta succedendo sia per colpa di Bernie Kerik. Lui pensa che Kerik e il sindaco di New York, Giuliani, stiano complottando contro di lui insieme alla sua ex moglie Teresa, perché vogliono distruggerlo. In questo periodo infatti crea l'ennesimo sito web, come vedremo. Oltre alla passione per le confessioni scritte, ha anche la fissazione per i siti web, e in questi siti lui accusa giudici, polizia, avvocati di agire contro di lui, e tutti comunque sarebbero in combutta con Kerik. E i motivi per cui vorrebbero distruggerlo sarebbero per vendetta personale, per complotti politici, perché lui detiene dei segreti sull'11 settembre, lui è a conoscenza di cose che nessuno sa, e perché lui sarebbe una persona onesta che ha deciso di parlare e denunciare tutta la corruzione di New York. Nel 2006 Larry viene poi arrestato di nuovo, questa volta perché la sua nuova fidanzata lo accusa di violenza domestica, ma ovviamente, secondo Larry, anche questa sarebbe solamente tutta un'invenzione per screditarlo. Invenzione ovviamente messa in atto da Kerik e dal governo, in combutta con la sua nuova fidanzata. Questa denuncia però viene ritirata, ma basandosi su questo arresto, nel 2007 i procuratori lo accusano di aver violato di nuovo gli accordi della sua libertà vigilata, e quando non si presenta davanti alle autorità viene dichiarato anche latitante. Verrà poi però rintracciato, e sapete dove lo trovano? Nell'appartamento sulla 93esima strada del suo amico Lee Chen, in cui era andato a stare con sua figlia Talia. Le autorità quindi fanno irruzione nell'appartamento e lo arrestano di nuovo, e durante questo arresto, amici, Talia per tutto il tempo urla come una matta e ripete: corruzione, polizia corrotta, è tutta colpa del sindaco Rudy Giuliani e di Bernie Kerik. Larry quindi a questo punto torna in carcere, e quando ne esce va a stare con Talia e i suoi amici nella casa dentro al campus del Sarah Lawrence College, e il resto, amici, lo sappiamo. Quindi adesso che sappiamo tutte queste cose, torniamo al presente della nostra storia. Mi raccomando, non perdetevi, ok? You love me very much. I love you very much. You're my honey. Siamo arrivati a quando Larry sente molto spesso Felicia, la sorella di Santos che vive a Los Angeles, per il suo master in psichiatria, e riesce appunto a convincerla di essere in grave pericolo. La convince del fatto che delle persone stiano cercando di ucciderla, e questo perché i suoi genitori di Felicia, e di conseguenza i genitori di Santos, sarebbero in combutta con Bernie Kerik, amici. Perché Larry è ancora convinto che Kerik voglia farlo fuori. E qua succede qualcosa di onestamente incomprensibile. Felicia, che è letteralmente terrorizzata, abbandona la specializzazione, abbandona Los Angeles e si trasferisce da Larry nell'appartamento sulla 93esima strada. C'è un video che Larry fa a Felicia, perché sapete che lui registra sempre tutto, in cui lei è veramente terrorizzata, in lacrime e agitata, e racconta che delle persone sono andate da lei in California e le hanno detto che se non avesse fatto quello che loro le dicevano di fare, avrebbero mandato delle persone ad ucciderla. Felicia spiega che queste persone sono persone che conoscono i suoi genitori da molto tempo, perché Bernie Kerik li ha presentati ai suoi genitori. Nel video sentiamo Larry che la interrompe e le chiede: è tutto vero o te lo stai inventando? Ma lei, sempre in lacrime, risponde: no, non me lo sto inventando, lo giuro. E dice: io sono sicura che loro mi uccideranno, i miei genitori mi uccideranno o manderanno qualcuno che conosce Kerik per uccidermi. Put your hands down. You just lost your self-control a moment ago. Yes, I did. You're screaming at the top of your lungs. Why? You said you're terrified. Why are you terrified? Because I'm afraid
afraid because the people in California, they told me that if I didn't do what they wanted me to do, they were going to send people to kill me. It was people that my parents have known them for a long time, like Carrick introduced them to my parents. This is true, or are you making it up? No, I'm not making it up, I swear. I'm afraid, Larry, I'm so scared. Okay. You know that they would hurt you? You really Yes, believe that? I am so certain. I know that in the deepest, like, I know that deep down, I know that they will kill me. They will kill me. Your parents? Yes, my parents will kill me, or they'll send, like, people like Carrick knows to kill me. I know that. I'm not making it up. I swear to God. Okay. I swear to God. Oh my God, it's a nightmare. Da quel momento in poi quindi anche Felicia comincia a vivere nell'appartamento e, come vi dicevo, diventa ufficialmente la moglie di Larry, cioè ufficialmente negli equilibri della casa, non si sposano davvero. Ma anche Isabella è considerata sua moglie, vi ricordate? Infatti lui dorme con tutte e due, cioè Felicia e Isabella dormono nel letto con lui la notte. Comunque ora sappiamo che cosa c'è sotto, cioè qual è il vero motivo che spinge Larry a fare quello che fa, ovvero l'ossessione e la paranoia nei confronti di Carrick. Lui è convinto che Carrick voglia vendicarsi, distruggerlo, ucciderlo e che stia cercando di usare persino questi ragazzi per farlo. E forse voi vi chiederete: ok, ma che cosa ha a che fare questo con il fatto che Larry torturi questi poveri ragazzi? Cioè, perché torturarli in quel modo? Perché Larry nella sua testa sta formando questi ragazzi come dei veri e propri Marines. Larry sta creando il suo esercito, un esercito la cui missione è distruggere Bernie Carrick. E questa non è una mia deduzione, è proprio quello che Larry stesso dice al suo amico Lee Chen, il proprietario dell'appartamento. Infatti Larry, pian piano, comincia a collezionare una serie di video confessioni dei suoi studenti, video confessioni incriminanti nei confronti dello stesso Carrick. My name is Yelitza Rosario. It is 9:55 p.m. Can you tell me anything else about the conversations or meetings with Bernard Carrick? Well, we talked about you and like how we wanted to like bring you down and like that you were dangerous to him and like that you like we're exposing him. Lo so che sta diventando tutto sempre più contorto, ma statemi dietro. Dunque Larry è convinto che tutti i suoi ragazzi siano coinvolti in un complotto ai suoi danni e, avendo la grande abilità che di fatto ha nel distorcere i ricordi di questi ragazzi, convince anche loro di questa cosa. Convince i ragazzi di essere coinvolti in questo complotto ai suoi danni. I ragazzi infatti iniziano a ricordare, scusate se faccio spesso questo simbolo delle virgolette, ma ovviamente a ricordare tra virgolette e a confessare che effettivamente avrebbero incontrato Carrick fin da piccoli addirittura, perché Carrick sarebbe amico dei loro genitori da sempre e i loro genitori avrebbero a loro volta manipolato i figli, costringendoli ad oggi a distruggere Larry. Come? Avvelenandolo. Larry inizia a dire di essere vittima di avvelenamento da parte dei ragazzi e li convince di questo. I ragazzi, non chiedetemi come, gli credono di essere stati invischiati in questo complotto e di essere vittime dei propri genitori e di aver effettivamente tentato di uccidere Larry avvelenandolo. Ad un certo punto infatti sbuca l'ennesimo sito web, un sito web che si chiama www.claudiadrury.com. Sapete, Claudia è una dei ragazzi di Larry. Su questo sito si trovano tutte le confessioni, sia scritte che video, di Claudia, che ammette di aver avvelenato tutti. Larry,
i ragazzi dell'appartamento e persino tutti gli studenti all'università Sarah Lawrence. Vi leggo cosa scrive, cosa dice lei in un passaggio. Avvelenavo Talia almeno una volta al giorno e mi assicuravo che tutto il suo frigorifero fosse contaminato. Mettevo del mercurio sul suo spazzolino. Ho iniziato a dormire sempre più spesso nella sua stanza per riuscirci. Ho anche messo arsenico e mercurio nella sua biancheria intima. Claudia afferma di non aver mai smesso di avvelenare tutti e nel video di questa confessione si sente come al solito Larry, fuori campo, che le fa delle domande. Le chiede se si stia inventando tutto, lei risponde di no. Le chiede se stia confessando di sua spontanea volontà e lei risponde di sì. Start from the most current time backwards. Most current time. And first, are you making this by your own free will? Yes. Anybody pay you? No. Anybody threaten you? No. Anybody coerce you? No. Okay. So you're saying you put mercury on where? On the doorknobs in the hospital. Yeah. Your food. Other things I touched? Or anybody touched? Yeah. So is it possible that you poisoned medical personnel, like doctors and nurses up there? Yes. Look, Claudia, take your hands away from your face. Yes. Ma in questo video Claudia è visibilmente stordita, cioè parla lentamente, è molto strana. E questa è una cosa che si nota in tutti i video fatti da Larry ai ragazzi. Sono tutti sempre molto strani, cioè sembrano sotto l'effetto di sostanze. E io ora voglio darvi quella che è una mia opinione su questa cosa. Voi lo sapete quanto io cerchi sempre di mettermi nei panni delle vittime, di quanto io sia sensibile proprio al tema della manipolazione. Eppure, in questo caso è la prima volta in cui sono onesta, ho avuto difficoltà a capire, non tanto come abbiano fatto questi studenti a farsi soggiogare da Larry, perché quello è abbastanza facile da capire, secondo me, anche perché penso abbiate capito quanto lui fosse abile a manipolare le persone, e fin lì ci siamo. Ma mi sono chiesta, com'è possibile che questo sia riuscito a far fabbricare dei ricordi così complessi a questi ragazzi? Cioè, come è riuscito a convincerli di aver distrutto oggetti in casa, di aver avvelenato persone? Come ha fatto a convincerli così tanto che loro hanno iniziato addirittura a ricordare queste cose che non hanno mai fatto? Loro, amici, letteralmente ricordano cose che non sono mai successe. E abbiamo parlato tante volte di questo fenomeno, i ricordi si possono fabbricare, la mente si può manipolare, ma di solito succede così facilmente per esempio nei bambini, perché il cervello dei bambini non è ancora completamente sviluppato e infatti la loro mente è per questo estremamente influenzabile e malleabile. Proprio per questo, per esempio, quando si deve interrogare un bambino, il procedimento, insomma, è completamente diverso da quello di un adulto, è molto più delicato proprio perché è facilissimo alterare o influenzare i suoi ricordi. Ma qui parliamo di persone comunque adulti, ragazzi di 20, 21, 22 anni, per quanto fragili, e non sto dicendo che non sia possibile, sto dicendo che secondo me non basta l'abilità di Larry nel manipolare, nel farli confondere così tanto su cosa sia realtà e cosa no. Secondo me Larry drogava i ragazzi e il modo in cui loro parlano nei video in qualche modo, secondo me, lo dimostra. Sono diversi infatti anche i parenti dei ragazzi che quelle poche volte in cui sono riusciti a vederli in quel periodo li descrivono proprio come fuori fuoco, confusi. Secondo me Larry li ha sicuramente manipolati, soggiogati, ma con l'aiuto di qualche sostanza è riuscito ad abbattere completamente quello che nel nostro cervello è il confine tra fantasia e realtà, riuscendo più facilmente a far ricordare loro storie intere che non sono mai avvenute. Questo aspetto però non è mai stato approfondito, non chiedetemi il perché, quindi rimane una mia speculazione. Fatemi sapere che cosa pensate voi. Tornando al sito web di Claudia, comunque
Questo sito viene visto anche dai suoi amici del college, dai suoi ex amici, li chiamiamo così per facilità, insomma, che, ripeto, sanno che lei è in una specie di setta, ma non immaginano neanche lontanamente che cosa accada all'interno. E dopo aver visto questo sito e questo video sono molto preoccupati e iniziano così a indagare. E attraverso svariate ricerche su Google, perché praticamente su quel sito c'era un numero di telefono, loro prendono questo numero di telefono, lo inseriscono su Google e quello che viene fuori è un altro sito, un sito ancora più inquietante. Trovano il profilo di Claudia su un sito di escort, proprio con tutto il suo listino di prezzi. I ragazzi quindi decidono di rivolgersi alle autorità. Si rivolgono al Dipartimento di Sicurezza Nazionale e parlano con un detective proprio specializzato in traffico sessuale. Raccontano tutto quello che sanno, ma vengono praticamente presi per pazzi. Nessun detective dà credito a questa storia e tutti praticamente ridono di loro e pensano che siano le fantasie di ragazzi facilmente suggestionabili. Allora i ragazzi decidono di contattare un altro ex studente del Sarah Lawrence College che si chiama Ezra Marcus e che dopo la scuola ha iniziato a lavorare come giornalista freelance, perché hanno capito che per aiutare i loro amici devono fare rumore, devono rendere questa storia virale. Ezra Marcus per fortuna capisce di avere tra le mani una storia pazzesca e ne parla con dei suoi contatti al New York Magazine e viene subito affiancato da un articolista esperto che si chiama James Walsh. I due iniziano ad indagare e scoprono tutto sul controverso passato di Larry, ma passeranno ancora diversi anni prima che questo articolo possa vedere la luce e nel frattempo Larry continuerà ad agire indisturbato. Nella sua mente a questo punto i suoi adepti sono ormai divisi in due fazioni. Da un lato, cioè da una parte, ci sono Talia, sua figlia, Felicia e Isabella, che lui considera delle vittime dell'avvelenamento insieme a lui, e dall'altra parte ci sono Claudia, Yalitza e Santos, che ritiene responsabili della presunta cospirazione e che per questo devono pagare, letteralmente pagare. Santos, che già si era indebitato fino al collo per aver danneggiato tutti quei fantomatici oggetti della casa, è arrivato a far spendere fino a $300.000 ai suoi genitori, che non hanno mai smesso di aiutarlo, non sapendo cosa fare. Mentre Claudia, amici, secondo voi perché aveva iniziato a fare la escort? Per ripagare Larry, per sdebitarsi, per averlo avvelenato. Quindi lei si prostituiva e dava tutti i soldi a lui, facendogli guadagnare fino a $2,5 milioni, amici. $2,5 milioni. Yeah, no, she was. She would want to give us money enough that, I didn't even believe she was making it all for escort. I mean, she could have been, but it was hard to believe that. Nel 2013 poi Larry porta gli adepti nella casa del patrigno a Pinehurst, nella Carolina del Nord, e lì li mette al lavoro, li sfianca ancora di più di quanto non facesse a New York, anche perché questa è una casa in mezzo ai boschi, è tipo un casolare con del terreno intorno. Infatti fa fare loro dei lavori manuali assurdi, tipo realizzare degli scavi. Dice loro di dover costruire un nuovo sistema di drenaggio nel giardino. Ma perché? Vabbè, perché? Così da sfiancarli ancora di più, facendoli dormire e mangiare sempre meno e mettendo anche lì le catene intorno al frigorifero. I want that fucking shit cleaned up in the pole barn. I want everything in here, including these big boxes, moved today.
La salute mentale dei ragazzi in questo periodo ha un declino veramente drammatico e i video che documentano questa cosa sono veramente difficili da guardare. In questi video Felicia è chiaramente fuori di sé, ha lo sguardo completamente allucinato e dice per esempio che deve essere normale, che si comporterà meglio, che lavorerà meglio. In un altro video sembra avere una vera e propria crisi. I'll do a better job, yeah. All I have to do is sit down and behave properly. And be cool beings like you guys. And be normal. That's all I got to do. Urla, si dimena, sua sorella Yalitza cerca di contenerla. Larry ad un certo punto la prende, la butta per terra di forza mentre lei urla, chiedendogli di salvarla da se stessa. I want to go to the bed. I need to go to sleep. Yeah, sit down on the floor. I don't want to sleep. Felicia, lay down. Can you calm down? Hurt yourself or hurt. Love you, Larry! In un altro invece Felicia è irrequieta, è seduta sul divano e Santos è di fronte a lei e lamenta il fatto che Felicia non smetta di urlare, non smetta di fare rumore e le dice che ogni volta in cui lei farà rumore lui si colpirà da solo e ogni volta che lei lo fa lui si prende a schiaffi fortissimi. Stop me. No! Stop. Yes, I'm done! That's how much you love you? That's how much... Yes! Stop me! E anche qui io ribadisco la mia teoria, in questi video loro sembrano non essere lucidi, sembrano sotto l'effetto di sostanze, a volte sembra proprio che sbiascichino. Quindi io continuo ad essere convinta che Larry, che tanto dice di essere vittima di avvelenamento, fosse in realtà quello che avvelenava i ragazzi, drogandoli. Larry poi inizia ad avere problemi di salute e gli spuntano delle macchiette rosse su tutto il corpo e ovviamente inizia a sostenere di essere di nuovo vittima di avvelenamento, questa volta però da parte di Yalitza. Yalitza viene costretta a confessare e ad assumersi la responsabilità di averlo avvelenato e non passa molto prima che Larry la costringa anche ad ammettere di aver avvelenato Felicia e di averlo fatto su indicazione dei suoi genitori. I know that I poisoned you and everything, and I threw away all those chemicals, but then I can't I don't see myself, I don't remember myself doing them, so then it's I don't know how to tell it because I can't remember details. And why did you keep poisoning Felicia? Were you doing that on your own, or did somebody tell you to poison Felicia? My parents. Per conto di chi? Secondo voi, ovviamente, di Bernie Kerik. In questo periodo, tra l'altro, Yalitza cerca anche di togliersi la vita, ingerendo una boccetta intera di Tylenol e finendo così addirittura in coma. Quando si risveglia, si trova in ospedale e i suoi genitori vanno a trovarla ogni giorno, sperando di riuscire un minimo a riavvicinarsi a lei, finché però ad un certo punto all'ospedale il personale non li fa più entrare ai genitori di Yalitza e viene spiegato loro che possono entrare solo in presenza di Larry perché la figlia ha deciso così. Fortunatamente un bel giorno, amici, Yalitza si fa coraggio e scappa dalla setta, esce dal casolare in piena notte e inizia a correre a piedi, da sola, e va a vivere, pensate, in un rifugio per senza tetto per un po' di tempo, finché non ha il coraggio di riunirsi alla sua famiglia. Anche Santos prova a scappare, ma non ci riesce subito, ci riuscirà nel 2015. Per ora, quindi, nella setta sono rimasti Santos, Isabella, Claudia e Felicia. Per quanto riguarda Talia, ne parleremo alla fine, perché il suo ruolo è molto confuso in questa vicenda. Comunque nel 2014 succede anche qualcosa di inaspettato, o forse non così tanto inaspettato.
Lee Chen, il proprietario dell'appartamento sulla 93esima strada, che vi ricordate è stato praticamente occupato da Larry e gli studenti, è stato smontato, rimontato, riempito di ciarpame, ecco, il proprietario si stanca di questa situazione e rivuole casa sua e quindi dice a Larry di andarsene, lo sfratta, ma Larry è contrariato dalla cosa, pure, e gli fa causa. Larry fa causa a Lee Chen. Nella denuncia di Larry vengono indicate come co-querelanti proprio Felicia, Isabella, Claudia e Talia, che parteciperanno al processo che si avvia nel 2015. Nel corso di questo processo le ragazze descrivono Larry come un protettore di giovani vulnerabili. Isabella lo definisce una figura paterna affettuosa, mentre Claudia come la persona più gentile e compassionevole che abbia mai conosciuto, spiegando che dopo anni passati ad avvelenarlo aveva iniziato a provare affetto per lui. Quando poi chiedono a Claudia da quanto tempo conoscesse Larry, lei si lancia in questo racconto a dir poco delirante, perché dice di conoscerlo da quando è bambina. Perché una volta, da bambina, aveva sentito suo nonno parlare di Larry e dire che Larry combinava guai e dice di aver subito capito che Bernie Kerik e il sindaco Giuliani fossero in qualche modo coinvolti. Continua raccontando che, avvicinandosi all'età del college, la madre di Larry aveva contattato sua madre chiedendole di mandarla al college Sarah Lawrence per fare del male a Larry e Talia. Claudia affermerà anche che dopo averla fatta iscrivere al college Sarah Lawrence, la sua famiglia avrebbe iniziato a ricevere soldi da Bernie Kerik e dai suoi collaboratori e che quest'ultimo le avrebbe ordinato, appunto, di avvelenare Larry con arsenico, cianuro, mercurio, argento e piombo. La testimonianza di Yalitza è altrettanto delirante, ovviamente al momento della sua testimonianza e del processo non era ancora uscita dalla setta. Lei al processo sostiene che i suoi genitori, quindi i genitori di Santos, giusto, fossero degli spacciatori e riciclatori di denaro, che l'avevano sfruttata da bambina e ammetterà anche lei di aver avvelenato Larry, ammette di aver aggiunto sostanze tossiche al suo caffè, sostanze tra cui eroina, fungicida, LSD e persino feci. Cioè tutti questi racconti, tra l'altro, durante una causa contro lo sfratto di Lee Chen. Non so, avrei voluto esserci questo processo. Alla fine Lee Chen vince la causa di sfratto e riesce a cacciare Larry dall'appartamento, che quindi si stabilisce in un'altra casa, una casa di un altro suo amico a Piscataway nel New Jersey. Happy birthday. Thank you so much. Happy birthday. Cool. Oh, this is great. Oh. Keep the one thing you dropped the cake before. Here, this is the kitchen, and this is our Viking refrigerator. And there's this lock that we have on it to keep our food safe from strangers. This is the trommel, and it's clearly an industrial grade dirt screener. Like, work through the day and then work through the night into the morning. If it wasn't done correctly, he would take it all back up again. But he always has a can-do attitude. That's why the Marine Corps called on him routinely. That's why NATO called on him routinely. We're like, oh, that's what Gorbachev. That's part of why they were so close and they worked together so well because, well, Larry's like, okay, you need something done? I'll figure it out. He's always very encouraging. Had it not been for Larry, my husband, I don't know where I would have been. Do you consider him your husband? Yeah, he is my husband. I do consider him my husband.
Like he's my honey bunny. That's what I call him. That's what we call each other. I'm his honey bunny lady and he's my honey bunny man. Poi nel 2019 finalmente esce l'articolo di The Cut, l'articolo a cui quei giornalisti, vi ricordate Ezra Marcus e James Walsh, stavano lavorando, che creerà una grande attenzione mediatica e che porterà all'apertura di indagini federali che culmineranno finalmente con il suo arresto. The FBI raiding a quiet Middlesex County neighborhood, arresting a man for sexually abusing and exploiting college kids for nearly a decade. Today, we announced criminal charges against this man, Lawrence Ray. Ray has been charged with 9 counts, including sex trafficking, extortion, forced labor, and money laundering. Ray was arrested this morning. 2 of the female victims in the indictment were in the residence at the time. Larry viene arrestato dall'FBI l'11 febbraio 2020 nella sua casa in New Jersey e verrà accusato di 15 capi d'accusa, tra cui estorsione, traffico sessuale e lavori forzati. Secondo l'atto di accusa, Larry Ray ha usato minacce fisiche e psicologiche per indottrinare e sfruttare un gruppo di studenti. Ha estorto più di $1 milione ad almeno 5 vittime, costretto alcuni di loro a svolgere lavori non retribuiti e mediante violenza, frode e coercizione ha spinto almeno una vittima a compiere atti sessuali a scopo commerciale, ovviamente Claudia. Larry chiaramente si dichiara non colpevole. La difesa tenta la carta della salute mentale. Secondo il New York Magazine, Larry Ray è stato valutato dal suo team di difesa e da periti psicologici e i documenti indicano che gli sono stati attribuiti tratti di disturbo istrionico e narcisistico di personalità. Il report della difesa, che però non è mai stato reso pubblico, afferma anche che Larry avrebbe caratteristiche fortemente indicative di pseudologia fantastica, che altro non è che la mitomania, cioè una tendenza a fabbricare storie e a manipolare la realtà, e il disturbo di Munchausen. Non so se sono d'accordo con questo, vabbè, suppongo per la sua tendenza a fingere costantemente di stare male e di essere avvelenato, però no, vabbè. Nel 2022 si avvia il processo con giuria che vede la testimonianza di numerose persone, tra cui le stesse vittime. Una testimonianza particolarmente d'impatto è stata quella di Claudia. Lei racconta appunto del fatto che Larry l'avesse costretta a prostituirsi per ripagarlo e accusa Larry di qualcosa di ancora più inquietante. Claudia racconta che Larry l'avrebbe torturata in un'occasione, legandola alla sedia in una camera d'albergo, mettendole un sacchetto di plastica intorno al volto e soffocandola. Quando Felicia prende la parola, molto lucidamente riesce a riconoscere di essere stata coinvolta in situazioni sessuali estreme. Spiega che Larry Ray la incoraggiava a fare sesso con sconosciuti al Walmart, che è un supermercato, o da Home Depot, che è un'altra catena, e l'avrebbe spinta a considerare il lavoro di escort. Emergerà anche che Larry costringeva tutte le ragazze a esercitare questa forma di espressione sessuale, come la chiamava lui. Le costringeva ad andare in giro con abiti succinti, ad adescare sconosciuti e ad avere rapporti con loro nei bagni dei posti pubblici in cui li adescavano, per poi filmare il tutto e consegnare i filmati a Larry, cioè le vittime dovevano filmarsi e consegnare i filmati a Larry, che li usava verosimilmente per ricattarle. Oltre a questo, Felicia racconta anche di aver subito diverse torture. Racconta che Larry la legava con delle fascette, la prendeva a pugni, la prendeva a schiaffi, e in tutto questo, mentre loro raccontano queste esperienze traumatiche, Larry è lì in aula impassibile. E il 20 gennaio 2023 un giudice federale condanna Larry Ray a 60 anni di carcere e nella sentenza il giudice sottolinea la resilienza delle vittime, parlando anche del sadismo puro e semplice di Larry. Let me be very clear. Larry Ray is a predator, an evil man who did evil things. Today's verdict finally brings him to justice. He used violence, threats, and psychological abuse to try to control and destroy their lives.
He exploited them. He terrorized them. He tortured them. Per quanto riguarda Talia, sicuramente avrete notato che non ci sono informazioni su di lei, cioè non si capisce il suo ruolo all'interno della setta. Ebbene, Talia non è mai stata accusata di alcun reato dal Dipartimento di Giustizia, sebbene sia stata trattata durante il processo come se fosse quasi una complice del padre. Ma il suo ruolo rimane marginale nel processo, tant'è che non ha neanche testimoniato e non si sa assolutamente nulla su di lei, se non che si è trasferita a vivere a casa di suo nonno e secondo alcune indiscrezioni lei e suo padre si sentono ancora regolarmente, mentre lui ovviamente è in carcere. Santos, dopo essere uscito dalla setta, ha trascorso del tempo in un centro psichiatrico e nel 2016 ha vissuto in un rifugio per senza tetto perché non riusciva ancora a riavvicinarsi alla sua famiglia. E parlando della sua famiglia, tra l'altro, la sua famiglia ha perso 3 figli con questa setta perché appunto Santos, Felicia e Yalitza erano fratelli. C'è un documentario molto molto bello su questa storia e in uno degli episodi si vede la troupe del documentario che accompagna Felicia fuori dalla casa dei suoi genitori per provare a farli riconciliare dopo tutto quel tempo, ma lei non ci riesce, li guarda da lontano ma non si sente ancora pronta, però sul finale invece lo farà ed è un momento veramente tanto commovente. Sí, me tuve que vacunar. Por el trabajo. Me hizo tanta falta. Ay, tu mami, ustedes me hacen mucha falta. Como un sonámbulo, así como dice Santo. Que tal. Felicia poi ha ritrovato il rapporto anche con Santos e Yalitza e anche Santos alla fine è riuscito a riunirsi con i genitori. Nel terzo episodio del documentario di cui vi parlavo poi vengono mostrate delle clip del periodo tra l'arresto di Larry, quindi Larry è già stato arrestato, e il processo, quindi appunto Larry è stato arrestato ma il processo ancora non è cominciato e vediamo come in tutto quel periodo Isabella e Felicia, che a quel punto erano le uniche, cioè le ultime due rimaste al fianco di Larry, e vediamo come loro fossero ancora convinte della sua innocenza. If Lawrence were right here in front of me right now, I would tell him how sorry I am that he's going through this and that he's being put through this. And that it's not fucking fair. And tell him that no matter what happens or doesn't happen, in no way am I straying from the truth. Because I know what happened. And I know he didn't do these things he's being accused of. What makes you think you're getting it now? Stupid! This is wrong, Izzy. It's wrong. And if you're not going to behave right, there's no chance. Nel tempo però Felicia perlomeno si rende conto, esce dalla sua bolla, tant'è che appunto al processo lei testimonia contro Larry in modo molto lucido, ma c'è una scena che mi ha fatto venire i brividi e che trovo esprima appieno i danni che quest'uomo ha arrecato al cervello di questi ragazzi. C'è un punto del documentario in cui qualcuno della troupe chiede a Felicia di raccontare la storia dietro ad una sua fotografia da bambina che si trova lì nella casa. Nella foto Felicia appunto è bambina, avrà non lo so 6 anni e indossa questo bel vestitino bianco e lei inizia a racconta che i suoi genitori erano tornati dal Venezuela e le avevano portato questo bel vestito, allora lei l'aveva indossato e non vedeva l'ora di farglielo vedere, ma soprattutto non vedeva l'ora di farlo vedere a suo papà, ma quando è uscita suo papà non era lì. Ma poi, mentre sta raccontando, amici, e ho i brividi mentre lo dico, lei si ferma, sta in silenzio un attimo
E poi dice, no aspetta, voglio cambiare quello che sto dicendo perché questo non è un mio ricordo, questo è il cervello di Larry, dice, non è il mio. E dice, questo dramma di mio padre che non era lì quando io volevo fargli vedere il vestito potrebbe essere successo, ma potrebbe non essere mai successo. And actually, I want to change what I'm saying. This is Larry Brain. Larry was using my own memories, but then he twisted it and then he turned it into whatever was gonna suit him. Cioè, vi rendete conto? Lei stava ricordando una cosa, stava raccontando una storia della sua infanzia, tra l'altro un aneddoto neanche così sconvolgente, no? Ma Larry le ha talmente distorto il cervello e rimescolato i ricordi che ancora oggi Felicia ha difficoltà nel comprendere che cosa sia un suo ricordo e che cosa sia un ricordo storpiato da Larry. Daniel invece, dopo essere uscito dalla setta, è riuscito a laurearsi, ma riprendersi del tutto dopo quello che aveva passato non è stato per niente facile. Lui racconta di essersi rivolto ad uno psicologo, ma di non essere riuscito a lavorare con lui all'inizio proprio perché l'approccio della terapia gli ricordava troppo le sessioni che Larry svolgeva con loro, perché era troppo simile. Ma ad oggi fortunatamente è riuscito ad elaborare tutto e ha persino scritto un libro sulla vicenda che si chiama Sloan in Woods 9, come il nome della casa nel campus in cui tutto ha avuto inizio. Anche Claudia è riuscita ad uscirne e ha ritrovato gli amici di sempre e anche la sua famiglia e, come vi dicevo, ha anche testimoniato al processo contro Larry. Una persona che invece non ne è uscita del tutto però c'è ed è Isabella. Isabella non si è mai riavvicinata alla sua famiglia e sostiene di non essere mai stata manipolata. È ancora abbastanza convinta di essere stata sempre padrona della situazione e di non aver mai perso il controllo. E Isabella, tra l'altro, è stata anche incriminata come complice di Larry per alcune delle sue attività illecite che avrebbero svolto insieme. Cioè Isabella, se ricordate, è stata la prima ad essere caduta nella sua trappola e secondo me ci è entrata talmente tanto dentro da essere passata da vittima a carnefice ad un certo punto. Inizialmente lei si dichiarerà non colpevole, ma nel settembre del 2022 accetta un patteggiamento, ammettendo la colpa per un'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e successivamente viene condannata a 4 anni e mezzo di carcere federale per il suo ruolo nella rete di estorsione e traffico sessuale orchestrata da Larry e per aver contribuito all'abuso dei suoi compagni, dei suoi amici, dei suoi compagni di scuola vulnerabili. Quindi è stata proprio vista come una complice di Larry ad un certo punto. I told him, please tell them I do not wish to speak with them or any other member of my family, and to please refrain from reaching out to me in the future. Larry ad oggi è in carcere, ma crede ancora fermamente che tutto faccia parte di una più ampia teoria del complotto. Nel febbraio del 2025, infatti, News 12 New York ha intervistato Larry dietro le sbarre ed è incredibile sentirlo parlare in questa intervista. La trovate su YouTube se volete. È incredibile come lui abbia una risposta per tutto e come lui riesca a rigirare qualsiasi cosa a suo vantaggio. E comunque lui nega tutto. Lui nega di aver fatto del male ai ragazzi e quando la giornalista lo mette davanti all'evidenza, come per esempio al video in cui con una tenaglia tiene la lingua a Daniel o quando butta di forza per terra Felicia, lui risponde con una calma e con una sicurezza cose come ma no, ma il video con Daniel era tutto finto, era un gioco di ruolo. E nel video con Felicia lui dice di non averla buttata a terra, lei è scivolata e che nel video non si vede bene. Vabbè, tutto così amici, per ogni cosa lui o nega o comunque rigira la cosa in modo da non avere nessuna colpa. Nell'intervista Larry continua a dichiararsi innocente e sostiene che dovrebbe vincere un eventuale appello.
Aggiunge anche di essere stato attaccato in prigione, proprio di essere stato aggredito dopo che una guardia avrebbe diffuso una voce che lo vede come un molestatore di bambini. Larry aveva 61 anni quando è stato arrestato e rimarrà in prigione per 60 anni, quindi possiamo dire che non ne uscirà più. Queste, amici, sono tutte le informazioni che avevo sul caso di oggi. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Soprattutto fatemi sapere se secondo voi è possibile che un uomo solo con la sua abilità manipolativa possa effettivamente modellare a suo piacimento i cervelli delle persone in questo modo, o se pensate come me che ci sia qualcosa che non hanno voluto far emergere, qualche informazione che non hanno voluto condividere col pubblico, come appunto il fatto che forse lui drogasse questi ragazzi. Fatemi sapere la vostra, amici, lasciatemi come sempre un commento, ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri. Detto questo, amici, io vi ringrazio per aver passato tutto questo tempo con me e ci rivediamo al prossimo video. Ciao! The truth wins. I told you that, and I told you sometimes it's hard. The truth will win in this too.